Ciao a tutti. Il trauma bonding è un forte legame emotivo che si forma tra individui che hanno vissuto eventi intensi, emotivi o traumatici. Questo concetto è spesso associato a relazioni abusive o disfunzionali, in cui l'esperienza condivisa del trauma crea un legame tra vittima e abusante. In queste relazioni la vittima può sviluppare sentimenti di lealtà, di attaccamento e persino di amore nei confronti del manipolatore, nonostante i comportamenti dannosi o le situazioni che subisce. Questo può avvenire attraverso una varietà di meccanismi psicologici, compresa la necessità di sopravvivenza, il desiderio di validazione o di approvazione da parte dell'abusante e la speranza che quest'ultimo cambi. Il trauma bonding può rendere estremamente difficile per le vittime lasciare relazioni abusive, poiché possono sentirsi profondamente legate al proprio aguzzino e persino percepire il distacco come un tradimento. Inoltre, il ciclo dell'abuso spesso include in periodi di calma o di affetto dopo episodi di violenza, il che può rafforzare il legame tra vittima e abusante. Il narcisismo, un disturbo della personalità caratterizzato da un eccessivo bisogno di ammirazione, una mancanza di empatia e una tendenza a sfruttare gli altri per raggiungere i propri fini, può generare relazioni estremamente tossiche. Tra le molteplici dinamiche che caratterizzano le relazioni con i narcisisti, emerge per l'appunto il fenomeno del trauma bonding, un intricato legame emotivo che lega vittime e aggressori in un ciclo di dipendenza e di abuso. Narcisismo, un'immagine distorta del sé. Per comprendere appieno il trauma bonding con un narcisista è fondamentale esplorare la natura stessa del narcisismo. Tale disturbo si basa su una fragilità interiore mascherata da un'estrema fiducia in se stessi, che va a creare un'immagine distorta del sé e che richiede una costante conferma esterna per essere mantenuta salda. Il narcisista cerca incessantemente l'adorazione e il controllo sugli altri per alimentare il suo fragile senso di sé. Il ciclo del trauma bonding. Il trauma bonding si sviluppa in questo contesto di dipendenza emotiva e di manipolazione. Le vittime, spesso attratte dall'iniziale carisma e fascino del narcisista, diventano succubi di un ciclo insidioso di abuso e di ricompensa. Tale ciclo implica fasi di adorazione, di svalutazione e di scarto, seguite da un'eventuale luna di miele, in cui il narcisista mostra momenti di affetto, di riconciliazione e di promesse di cambiamento. È proprio in queste fasi di riconciliazione che il trauma bonding si rafforza, poiché la vittima spera che il narcisista possa finalmente soddisfare le sue esigenze emotive. Dinamiche psicologiche del trauma bonding. Trauma bonding si basa su una serie di dinamiche psicologiche complesse. La vittima, spesso vulnerabile e bisognosa di amore e di accettazione, può sentirsi intrappolata in una relazione che offre solo cicli di abuso e di ricompensa. La paura dell'abbandono, la speranza di cambiamento e la dipendenza emotiva alimentano il legame con il narcisista, creando una sorta di dipendenza affettiva. Inoltre il soggetto di matrice narcisistica può utilizzare tecniche manipolative come il gaslighting, ovvero una subdola manipolazione mentale per far dubitare alla vittima della propria sanità mentale, per rafforzare il controllo e prolungare il ciclo di abuso. Rottura del trauma bonding e guarigione. Interrompere il trauma bonding con il narcisista è un processo complesso e doloroso, ma fondamentale per il recupero e la guarigione. Riconoscere la natura tossica della relazione, accettare la propria vulnerabilità e ricercare il sostegno di professionisti qualificati sono passaggi cruciali verso il processo di guarigione. Attraverso la terapia individuale, la partecipazione a gruppi di supporto e la pratica di tecniche di autocura è possibile ricostruire il proprio senso di sé, ristabilire confini sani e sviluppare relazioni più empatiche e più soddisfacenti. Ma ecco quali emozioni percepisce la vittima coinvolta nel trauma bonding con il narcisista. Confusa, intrappolata,
inferiore, incolpa se stessa, dipendente, isolata, disorientata, impotente, triste, sbagliata, manipolata, abusata, devastata, paura, bassa autostima, prigioniera, depressa, invisibile, rifiutata, vergogna, confusa e ambivalente nei confronti dell'abusante, dipendente emotivamente dalla relazione tossica, sente che il manipolatore è l'unica persona che la capisce veramente, prova sentimenti contrastanti, paura di perdere il contatto con il narcisista, desiderio di riconciliarsi con l'abusante nonostante il dolore causato, sentimenti di abbandono e di isolamento quando il manipolatore si allontana, difficoltà a fidarsi degli altri e a formare relazioni sane, sensazione di non poter vivere senza l'abusante, tende a incolparsi per la situazione, incapace di fuggire, ingiustizia, sconfitta, mancanza di supporto, senso di vuoto, costante apprensione, momenti di profonda ansia e stress, sottovalutata, svalutata, umiliata, non compresa, risentimento verso se stessa, vulnerabile, fragile, impotente e senza alcun controllo sulla propria vita, incapace di riconoscere i segnali di abuso, cerca continuamente scusanti per il narcisista, desiderio di guarigione. Anche se le cicatrici del passato possono sembrare indelebili e il peso delle esperienze dolorose sembra schiacciarti, c'è una forza dentro di te, una luce che continua a brillare nonostante le tenebre. Ogni giorno che sopravvivi, ogni passo che compi verso la guarigione è un atto di coraggio e di resilienza. Non devi permettere al dolore di definirti, ma puoi trasformare la tua sofferenza in forza. Puoi scegliere di liberarti dalle catene del trauma, di riconquistare il controllo della tua vita e di riscoprire la bellezza e la gioia che ti attendono al di là delle tue paure. Non sei sola o solo in questo viaggio. Puoi trovare sostegno e comprensione nelle persone che ti amano e nei professionisti che sono pronti ad accompagnarti lungo tutto il tuo cammino di guarigione. Ogni giorno è una nuova opportunità per crescere, per imparare a riconoscere il tuo valore intrinseco e per abbracciare il potenziale infinito che risiede dentro di te da sempre. Sei più forte di quanto credi e la tua capacità di guarire e di trasformare il dolore in speranza è un riflesso della tua straordinaria resilienza umana. Ora è giunto il momento di alzare la testa, di rialzarti dopo ogni caduta e di camminare con fierezza verso un futuro luminoso, finalmente liberato dalle catene del passato e illuminato dalla tua straordinaria forza interiore. E tu hai vissuto questo tipo di esperienza? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.